Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di pronuncia perché vedo che è un argomento che vi interessa e sono molto contento perché, come sapete, è l'elemento che mi piace di più delle lingue. Quindi ho deciso di parlare di questo argomento perché è un modo simpatico di parlare di cose un po' tecniche, quindi oggi vi faccio un po' lavorare e se riesco metterò anche delle tabelle di cui per farvi vedere delle cose tecniche che non c'è bisogno che sappiate, però insomma fun fact, che non so come si dica in italiano, che insomma vi può interessare sapere. Prima di cominciare, per favore mettete un mi piace e anche lasciatemi un commento, soprattutto sulle cose che andrò a dirvi e sulle vostre esperienze, se vi sono mai capitate. E ho il mio quaderno qui con i miei appunti perché voglio essere sicuro di dire tutto, quindi guarderò spesso giù. Allora, oggi parliamo appunto di quello che capiamo noi quando voi pronunciate la parola no e go in inglese, perché ci sono varie interpretazioni. Ovviamente noi capiamo quello che volete dire perché sappiamo che la circostanza fa capire che è quello che dite, però se ci dovessimo basare puramente sui suoni che sentiamo capiremmo qualcosa di diverso. Probabilmente l'ho già detto, però insomma le lingue sono semplicemente delle sequenze di suoni a caso che noi abbiamo deciso che vogliono dire qualcosa, cioè qualcuno ha deciso che il suono G, il suono E e il suono U insieme vogliono dire go, che abbiamo noi deciso che ci deve dare l'immagine mentale di andare. E dando un suono diverso noi capiamo cose diverse. Succede in tutte le lingue, semplicemente cambiando un suono. Ad esempio chiesa e chiusa, cambiate semplicemente la E con la U e capite due cose completamente diverse, quindi succede in tutte le lingue. E succede molto spesso che quando si parla una lingua straniera la pronuncia è la cosa più difficile da fare correttamente, quindi è 99% probabile che noi da stranieri pronunciamo il suono sbagliato in qualsiasi lingua, non semplicemente in inglese. Cioè se io parlo tedesco da straniero è molto probabile che alcuni suoni io li faccia male, soprattutto se non ci si capisce. Cioè se un tedesco non mi capisce la colpa è mia, ovviamente, per la grammatica, per il vocabolario o anche semplicemente per la pronuncia. E spesso sottovalutiamo gli errori che facciamo e quindi quello che tecnicamente l'altra persona capisce, anche se ovviamente, dato il contesto e dato che si spera che la persona insomma sia aperta al fatto che noi non siamo madrelingua, si metta nei nostri panni e provi a capire quello che stiamo dicendo. Alcuni di questi discorsi li ho già fatti anche in altri video di pronuncia, ad esempio quello sulla che vi lascio qui, in cui ero anche vestito da drag queen. Quindi oggi andiamo a parlare del suono O, che è un suono molto molto bello. A me è uno dei suoni che mi piace di più della lingua inglese ed è uno dei suoni più mispronounced da tutti gli stranieri, non semplicemente dagli italiani. Allora, perché questo suono ha un problema? Soprattutto, ad esempio, parliamo ovviamente venendo dall'italiano. Allora, vedrò adesso se appunto riesco a mettervi delle tabelle. Questi suoni che spero di riuscire a farvi vedere, cioè questi simboli che spero di riuscire a farvi vedere, rappresentano i suoni della lingua inglese. Quindi le lingue sono di per sé molto fallate, insomma sbagliano, sono deboli perché
abbiamo molti suoni, ma non abbiamo abbastanza lettere per rappresentarli. Quindi anche in italiano c'è molta corrispondenza tra spelling e pronuncia, quasi praticamente al 100%, però ad esempio se volete creare il suono sh, in italiano non c'è una singola lettera che potete usare, dovete mettere la S, la C e la I o la E, quindi vi servono almeno 3 lettere, mentre sarebbe più facile avere una sola lettera che rappresenta il suono sh. Quindi dato che le lingue non hanno abbastanza segni lettere per rappresentare questi suoni, questi sono i simboli che rappresentano un suono. Ad esempio il suono sh è rappresentato da questo simbolo. Quindi se voi guardate la trascrizione di pronuncia di una parola e vedete questo simbolo, sapete che si pronuncia sh in tutte le lingue. Questo è un alfabeto internazionale, quindi tutte le lingue che hanno il suono sh, perché non tutte ce le hanno. Ad esempio lo spagnolo non ha il suono sh, quindi questo simbolo non esiste nel loro vocabolario, nel loro alfabeto. Si chiama IPA, International Phonetic Alphabet, quindi non ce l'hanno e amen. Però in tedesco ad esempio la sh si crea col SCH, quindi anche in tedesco servono 3 lettere per creare un singolo suono. Penso che sono nato a Malta qualche anno fa e mi sa che a Malta il suono sh viene dato dalla lettera X. Insomma, giusto per farvelo sapere. Se parlate una lingua diversa da quelle che ho menzionato, fatemi sapere come create il suono sh nella vostra lingua, scrivetemelo nei miei commenti. E quindi l'italiano ha pochi suoni vocalici, a, e, i, o, u, e poi anche se la e, abbiamo la e la e abbiamo la o e la o. In italiano devo dire che non conosco i simboli fonetici perché non è una lingua che insegno, quindi non parliamo tanto di questi suoni qua. E poi ci sono i dittonghi, che sono 2 suoni insieme, quindi in italiano ci sono praticamente monophthongs, quindi monotonghi, non so come si dica in italiano, quindi singoli suoni, e poi abbiamo diphthongs e dittonghi, che sono 2 suoni insieme, tipo ei nella parola sei, ai. In italiano ci sono anche i tritonghi, cioè uoi, tipo suoi o buoi o vuoi, ma ripeto, non è la mia area di specializzazione. E in inglese qual è il problema? In inglese abbiamo tantissimi suoni vocalici e pochissime lettere per rappresentarli, quindi abbiamo 3 tipi di suoni vocalici. Abbiamo i suoni molto molto corti, singoli suoni, monophthongs, abbiamo suoni singoli ma lunghi, e abbiamo i dittonghi, cioè 2 suoni insieme. La differenza in ogni lingua che ha suoni lunghi, in queste rappresentazioni di pronuncia, di simboli di pronuncia, è che se un suono è lungo ha i 2 punti. Questa cosa non l'ho mai detta in italiano, quindi mi scuso se non so esprimermi, perché la insegno sempre solo in inglese. Quindi in inglese abbiamo suoni molto corti, che sono più corti di un suono vocalico italiano, e abbiamo suoni più lunghi dei suoni vocalici italiani, e abbiamo anche la combinazione di 2 suoni. Quindi semplicemente quando voi dite il suono per le nostre orecchie è troppo lungo per essere un suono corto, perché in inglese che abbiamo suono ma è più veloce, diciamo ma è troppo corto per essere un suono lungo, quindi è proprio in mezzo, e il nostro cervello tecnicamente non capisce esattamente cosa rappresenta questo suono. E quindi un errore tipico di quelli che parlano lingue latine di solito è di pronunciare i suoni corti
i suoni inglesi corti un po' troppo lunghi e di accorciare i suoni che per noi in realtà sono lunghi. Quindi ovviamente, ripeto, a livello proprio tecnico puro ci potrebbero essere dei fraintendimenti. Il problema di questo suono O è che non esiste ad esempio in italiano, quindi cosa succede? Il cervello, quando parla una lingua straniera, cerca di portare i suoni che non esistono nella lingua madre più vicini alla lingua madre possibile. Quindi ad esempio go, che ha questo suono O che non esiste in italiano, penso che il vostro cervello ve lo faccia pronunciare go con una O chiusa, singolo suono, mentre noi abbiamo appunto questi due suoni che adesso vi metterò qui. Questo è proprio il simbolo del suono O. E quindi partiamo proprio da go, perché no, quando dite no è un altro problema, però andiamo a capire cosa capiamo noi. Quindi il suono della parola go è appunto questo dittongo O, 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 O. Come vedete, se vi piace, o comunque se sapete, conoscete il linguaggio inclusivo, abbiamo la bellissima schwa, di cui farò un video. Il video sul linguaggio inclusivo l'ho già fatto e ve lo lascio qui, ma parleremo dell'importanza del suono schwa in inglese, che è il suono più geniale, per cui penso che l'inglese dovrebbe vincere il premio Nobel per l'intelligenza matematica di una lingua. Abbiamo il suono schwa che si pronuncia con nessun movimento della bocca, è proprio un suono pigro, il suono più pigro della lingua inglese, ed è semplicemente è il suono è l'unico suono che riuscite a fare appena vi svegliate, perché non avete proprio energia. Tecnicamente è un suono in cui un po' la lingua si alza al centro, ma quando insegno questo suono non voglio che pensiate a queste cose, perché vi complica la vita. È un suono che non ha bisogno di nessun movimento. Se fate qualsiasi movimento, se mettete qualsiasi tipo e quantitativo di energia, questo suono verrà fatto male. Quindi voglio semplicemente un e poi abbiamo un suono che a me non piace in nessuna lingua in realtà, cioè un suono corto. Come vedete è un suono molto che si vede molto a livello fisico, perché mentre per la non fate niente, le vostre labbra sono completamente ferme, per il suono le vostre labbra vengono fuori, e a me questo è un suono, questo dittongo è un suono che moltissimi stranieri fanno fatica a produrre se non ce l'hanno nella loro madrelingua, ma è un suono che in realtà a me, cioè, mi dispiace che venga così frainteso e tutti dicono che è molto difficile farlo. In realtà no, perché anche se tecnicamente richiede più sforzo fisico rispetto all'italiano, che non ce l'ha, quindi si fa prima, ma è un suono molto facile da controllare, perché mentre ad esempio quando abbiamo parlato del suono A, nell'altro video vi ho detto che ci vuole molto lavoro fisico, ma anche mentalmente dovete farlo entrare nel naso, che è una cosa un po' complicata. Questo non richiede niente di tutte queste cose psicologiche, passa semplicemente, cioè, per quanto riguarda il suono U, dovete assolutamente arrotondare le labbra, se no il suono non viene. Cioè, se voi non arrotondate le labbra, il suono non viene, ma voi potete quindi controllarlo facilmente, perché basta che arrotondiate la bocca tenendola chiusa. Quindi non voglio che la mascella non dovete aprire, cioè non dovete fare così, perché se fate così vi viene il suono O, O, O. Io voglio U, U, U. Quindi vedete che la bocca è proprio appena aperta un pochino, proprio
a livello naturale, cioè non dovete assolutamente sforzarvi di aprirla di più, e c'è solo un piccolo buco proprio qua quando dite non dovete chiudere la bocca, perché se chiudete la bocca completamente non esce fuori niente, dovete lasciare quel buchino di aria. E una cosa che mi piace tantissimo è che se studiate questo suono a livello tecnico, cioè, ogni suono richiede una certa posizione delle labbra, della mascella e della lingua, cioè ci sono varie parti della lingua che si alzano o si abbassano. Quando abbiamo fatto il suono abbiamo visto che questa parte si alza contro i denti sotto, mentre per il suono U è il dietro della lingua che si alza. Potete provare a dire e sentirete una tensione nella radice della lingua. E una cosa che a me piace tantissimo è che è un fenomeno naturale, almeno in inglese. Adesso penso che succeda anche nelle altre lingue, ma ogni volta che fate un suono in cui la lingua si alza di dietro, le labbra automaticamente diventano tonde. È un fenomeno appunto naturale, e cioè, mi affascina molto questa cosa. Quindi sì, basta fare, e se vi concentrate semplicemente sulle labbra senza stare troppo a pensare alla lingua, comunque se fate le labbra tonde la vostra lingua si alzerà dietro da sola senza che voi ci pensiate, e mi piace molto come cosa. Quindi questo è il suono Adesso, qual è il problema? Uno dei tanti altri problemi di questo suono è che il suono schwa non esiste in nessuna delle lingue che io conosco, di sicuro non in italiano. Quindi un italiano che prova attivamente a fare questo dittongo invece di fare solo un suono singolo, come tipo quando voi dite go, invece di usare il dittongo create un suono singolo. Quelli che invece ci provano, semplicemente perché magari hanno studiato di più, quindi sanno che esiste, non è vi sto dando degli ignoranti. Qual è il problema? Il problema è che questo suono non esiste in italiano, quindi il più vicino è una o, perché oltretutto questo è un suono che crea la differenza tra americano e inglese, cioè noi in inglese diciamo in americano non usano la schwa ma usano una o italiana, una o chiusa, invece quindi di dicono o u. Quindi qual è la differenza tecnica? Mentre noi partiamo da zero labbra, zero niente e andiamo fuori in americano vanno giù, e tutti e due i suoni hanno la lingua alzata e quindi le labbra tonde, ma loro vanno giù per il primo suono o quindi come vedete praticamente l'unica differenza è l'apertura della bocca data dalla mascella che si abbassa e si alza. Se lo pronunciate in americano non è assolutamente un problema, cioè io capisco, quindi cioè, preferisco un suono, cioè non solo preferisco, cioè io capisco. Se fate un suono americano capisco esattamente cosa dite. Se fate un suono singolo straniero c'è caso che non capisca, quindi se vi piace di più l'americano fate assolutamente l'americano. L'americano è generalmente più facile dell'inglese, quindi va benissimo. L'importante è che io senta questi due suoni, perché il problema di questo suono quando viene prodotto da stranieri è che molti tolgono la U, quindi appunto in italiano dite go, quindi togliete il secondo suono. Cominciate bene, nel senso che quella O sarebbe l'inizio del dittongo americano, quindi se da go metteste una U dopo il verbo go, che è americano e io capisco esattamente quello che state dicendo. Però se il problema è che questa povera U, con quanto è brutta e non mi piace, non viene fatta, ma appunto come ho detto prima è molto controllabile, nel senso che basta dire al vostro cervello di arrotondare le labbra e il suono vi viene.
Quindi a me piace molto questo perché è una cosa che appunto si controlla facilmente. Allora, ci sono oltretutto vari, vi dico questo altro fun fact, vi ho appena detto che appunto le labbra devono arrotondarsi quando dite, anche in inglese dite oh, 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 quindi si dice go, go, go. Detto tutto ciò, io questo suono non lo faccio così, perché io lo faccio un po' più posh, per cui tutti i miei amici mi prendono in giro. Posh vuol dire più sofisticato, più tipo quasi come, insomma, della nobiltà. E io vi ho appena detto di arrotondare le labbra, ma io non le arrotondo quando le faccio. E infatti questo suono per me è difficilissimo da insegnare ai miei studenti, semplicemente perché quando glielo insegno e parlo con loro devo sforzarmi di mettere fuori le labbra, perché mi devono copiare ovviamente, e non c'è bisogno che imparino il mio modo di farlo. Quindi io non muovo le labbra, sinceramente non so esattamente cosa faccio, ma praticamente riesco a creare questo U senza muovere le labbra. Quindi io dico go, 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 che probabilmente anche qui da ASMR vi renderete conto che mi fa sembrare ridicolo, ma mi piace tantissimo. Cioè, a parte che è quello che ho imparato e non saprei neanche, cioè, dovrei fare un sforzo enorme a cambiarlo e dire go, ma proprio, cioè, e poi mi piace, però sì, è uno di quei suoni che detti come la dico io, i miei amici mi prendono in giro perché è troppo da principini, ma vabbè. Quindi anche se non muovete le labbra, quindi non vi sto consigliando di farlo come faccio io, perché farlo come faccio io è più tecnicamente difficile, perché anche se non muovo le labbra riesco comunque a dare il suono. Ma se voi partite dal non crearmi il secondo suono, non provate a copiarmi, perché intanto vabbè, vi prenderebbero in giro a vita anche se lo faceste bene, e poi vi complichereste la vita e rischiereste di non farlo bene. Quindi torniamo appunto a parlare di questa parola go, go, go. Il problema nella comprensione è che in inglese ci sono 3 suoni, sono 4, che ogni tanto si confondono. Quindi abbiamo questo dittongo oh, 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 ma abbiamo anche il suono lungo di una O chiusa. Oh, oh, oh. Sentite la differenza tra oh, 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 oh. Uno è un suono singolo lungo e l'altro è il nostro dittongo. Abbiamo anche il suono lungo, tipo la parola work, lavorare, che non è work, che non è walk, è work, mentre il suono di prima o è il suono di walk, 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 e parleremo di questi suoni anche dopo. E poi ce n'è un altro corto, però con la O aperta. In inglese una O chiusa corta non esiste, quindi mentre voi dite mangio, questa o mangio o, che è una O chiusa europea, quindi né troppo corta né troppo lunga. In inglese non lo potete trovare questo suono singolo chiuso, c'è solo lungo quando abbiamo appunto detto walk, di camminare, perché la versione corta di questo suono è semplicemente aperta, esiste solo il suono O, 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 non O, 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 abbiamo O, 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 tipo quando dite però, anche se la lunghezza della O in però italiano è troppo lunga, ma vabbè, insomma avete capito. Quindi abbiamo O, O, e il problema è che molti stranieri confondono queste parole, oppure appunto senza saperlo dicono cose che in realtà non dovrebbero dire. Quindi quando voi dite la parola,
quando voi pronunciate tipo Pokémon Go, quindi è una parola che dite insomma, almeno in passato dicevate tanto, vabbè, Pokémon lasciamo stare, però Pokémon Go, oh. Cosa capisce in realtà il cervello? Il mio cervello si dice go. Allora questo O è un problema per il mio cervello, perché in realtà non la capisce, proprio perché è una O chiusa. Quindi in inglese l'unica versione di questa O chiusa è lunga O, però è molto più corta, quindi potrebbe anche essere collegata ad una O. Tipo wok, che è la padella cinese per cuocere, oppure top, not, dog. Tutte queste hanno la O aperta, molto veloce, molto corta. Quindi il nostro cervello tecnicamente fa un po' fatica, però col fatto che è chiusa sembra di più la parola, sembra di più il suono O. Quindi quando voi invece di dire go, voi dite go, il mio cervello in realtà capisce la versione più lunga e capisce go. Ma go, che si scrive G-O-R-E, si pronuncia gore in americano, però in inglese non pronunciamo la R. Go è una parola e sinceramente non so bene come si traduca, però go vuol dire, tipo i film di Quentin Tarantino sono gory, che è l'aggettivo, cioè pieni di sangue, brutali, tipo splatter. Go è questa idea di appunto sangue dappertutto, tipo sì, proprio i film horror di appunto non solo si spaventa ma proprio si ammazza la gente. Quindi go all'inglese con la un po' più lunga di quella che fate voi in italiano, in realtà noi capiamo questa cosa. Quindi ogni volta che appunto voi dite Pokémon Go, io capisco Pokémon Go, quindi tipo lo sterminio, la strage qua dei Pokémon. Ripeto, ovviamente sappiamo che voi state dicendo go, lo capiamo soprattutto dal contesto, anche perché poi la parola go, nel senso di appunto cosa macabra, non è che si usa tutti i giorni. Però, ripeto, queste sono cose proprio a livello tecnico. Il mio cervello capisce quello e deve fare lo sforzo di tradurre il vostro suono in quello che pensiamo che vogliate dire. Perché magari una volta volete davvero dire go, ma noi non siamo cioè pensiamo che vogliate semplicemente dire go e quindi non capiamo cosa dobbiamo tradurre e capire. E adesso parliamo della parola no. Allora, la parola no è un po' diversa perché in italiano esiste, e in italiano standard la O della parola no è una O aperta, quindi corta e aperta, mentre quindi voi dite no come in italiano, però poi dite go quando pronunciate la parola go in inglese, quindi cambiate la qualità e l'apertura della vocale. Allora, tecnicamente quindi quello che capisco io è proprio una O chiusa, scusate, una O aperta, corta. La vostra italiana è un po' più lunga, ma va bene. Ovviamente quello che succede è che quando una parola esiste in tutte e due le lingue, voi la pronunciate semplicemente all'italiana, ma come sempre questo non è solo un attacco agli italiani, cioè se un tedesco impara l'inglese e c'è una parola esattamente uguale, il tedesco pronuncerà questa parola alla tedesca anche quando parla inglese, quindi non siete solo voi. Quindi appunto voi lo pronunciate male per noi, anche perché in inglese le parole non possono finire con un suono vocalico corto, non esiste, a meno che non siano due eccezioni: la bellissima schwa, che è dappertutto, o il suono I, quando ad esempio dite city, I, che è l'unico suono europeo che noi abbiamo. Questa I è proprio la I che dite voi, che è più lunga di una E tipica inglese e più corta di una I lunga anche inglese, ma non esiste che una parola finisca ad esempio con la vocale E o con la vocale O anche con la vocale A, che è quella di cui abbiamo parlato.
non esiste. Però una parola può finire o con un suono lungo, quindi o, quando dite anche ca, quella che si guida, che in inglese noi non pronunciamo la r, quindi non diremmo car, diremmo ca, oppure può finire con un dittongo, ad esempio o, come go. La parola do, di, o, anche se è la stessa o di go, si pronuncia in modo diverso, ma è una u lunga, non è la u brutta di prima, ma è la u, sì, u, quindi do. Quindi può finire, o una parola può finire o con un dittongo, o con un suono vocalico singolo lungo, o semplicemente con una schwa e una i europea. Ed è per questo che quando noi diciamo parole italiane tipo cappuccino, non diciamo cappuccino o, perché questo sarebbe un suono vocalico corto che non può esistere alla fine di una parola. Quindi noi diciamo cappuccino o con lo stesso suono di go, perché è la cosa più vicina a quello che noi possiamo dire. Tutti i nomi maschili che finiscono con la o in italiano noi non lo pronunceremo mai o, li pronunciamo o, tipo, vabbè, noi diciamo, invece di dire Stefano diciamo Stefano, quindi cambiamo anche l'accento, ma non diciamo Stefano, dobbiamo per forza dire oh, Stefano, o Roberto, perché non esiste che una parola finisca con la o. Quindi, tornando alla nostra parola no, quando dite no, appunto, noi capiamo il suono vocalico corto, aperto, o, però sappiamo anche che, cioè il nostro cervello capisce che non può essere quello, perché una parola inglese non può finire con questo suono perché è corto. Quindi tecnicamente la parola, il suono dopo più vicino è appunto la o chiusa lunga, o quella che è messa con la g di go, i film di Quentin Tarantino, non possiamo dire Tarantino perché appunto finisce sempre con questa o. Quindi la parola o esiste in inglese, quindi no esiste. Adesso mi odierete per come si scrive G-N-A-W. Gn non esiste in inglese all'inizio di una parola, quindi se esiste, cioè se si scrive non si pronuncia la G. Non provate a lamentarvi perché poi vi dirò anche una cosa dello spagnolo se mi ricordo. Quindi no, questo GNAW si pronuncia no, ma ha un significato quasi inutile e completamente diverso. Allora, to know è un verbo ed è il modo in cui i topi mangiano. Fare questo tipo di mangiare si dice no. Ha anche un significato figurativo, cioè se qualcosa, mi sa che in italiano si dice ti sta mangiando dentro, cioè tipo la rabbia o la vergogna ti sta mangiando dentro. Noi usiamo questo no, non diciamo eat, possiamo usarlo, però abbiamo no, quindi possiamo dire this feeling is gnawing at me, quindi dobbiamo anche usare la preposizione at, vuol dire che ti sta rosicchiando l'anima dentro praticamente. Rosicchiare mi sa. Quindi tecnicamente è quello che noi capiamo quando voi dite no. E adesso guardiamo a un po' di parole che spero di riuscire appunto a mettervi da qualche parte, dove noi le chiamiamo minimal pairs, quindi coppie minimali, cioè sono gruppi di parole in cui tutti i suoni di queste due parole rimangono uguali tranne uno, e cambiandone uno dall'altro si cambia significato. Ad esempio, come abbiamo detto prima, chiesa, chiusa sono minimal pairs in inglese perché tutti i suoni sono gli stessi tranne la E di chiesa che diventa U di chiusa, e semplicemente cambiando uno di questi suoni capiamo cose diverse. L'italiano è più facile nel senso che lo spelling di tutti gli altri suoni intorno sono uguali, cioè non c'è nessun altro modo per scrivere chiesa, cioè,
e deve per forza usare la CHISA. In inglese ovviamente siamo un po' più liberali e quindi è molto probabile che tutti i suoni, cioè alcuni suoni cambino, alcune lettere cambino oltre al suono. E prima di dimenticarmi, che appunto immagino tutti gli accidenti che mi avrete mandato quando vi ho detto che GN all'inizio di una parola non si pronuncia, quindi la G sparisce. Quindi ad esempio anche gnomo, che si scrive GNOME, non si pronuncia gnome, il suono gn non esiste proprio in inglese. GN si pronuncia gn dentro una parola, tipo magnificent, non si pronuncia magnificent, però se all'inizio la G sparisce, quindi noi non diciamo gnome, diciamo semplicemente gnome, con anche il suono EU, insomma, per stare in argomento. Però adesso non so se come lo spagnolo si gestisca con il GN all'inizio di una parola, però parlando di consonanti che iniziano una parola, ad esempio in inglese non si pronuncia ps, quindi tutte le parole che, tipo il film che conoscete, Psycho, cioè, anzi voi dite psycho, adesso sappiamo che deve essere una O, quindi ci mettiamo una O alla fine, ma non diciamo psycho perché PS all'inizio di parola non esiste, quindi noi la P la togliamo completamente e diciamo psycho, non diciamo non diciamo psychology, diciamo psychology, non diciamo psychologist, diciamo psychologist. E appunto proprio prima che mi aggrediate, anche lo spagnolo fa così, non dicono psicologia, dicono psicologia. Quindi non succede solo in inglese. In inglese abbiamo molti di questi accoppiamenti che non sono, cioè queste non sono parole inglesi, ovviamente psicologia di sicuro non è una parola inglese, ma ad esempio abbiamo PN all'inizio di parola che non esiste, quindi noi la polmonite, diciamo, si scrive pneumonia, ma si toglie la pn e si pronuncia solo la n e diciamo pneumonia, quindi pn non esiste, anche pneumonia di sicuro non è stata inventata da Shakespeare, non è inglese. Se proprio dobbiamo fare i puntini sulle i, così mi odiate ancora di più, non esiste neanche pt all'inizio di parola, ma penso che esista solo nella parola pterodactyl, il dinosauro. L'unica combinazione che esiste è pr, dove la p si pronuncia quindi prime o primary, vabbè, tutte quelle con la pr si pronunciano. Comunque, tornando a noi, che se pensate di starmi odiando abbastanza, aspettate che adesso mi odierete ancora di più. Quindi appunto andiamo a guardare parole che hanno tutti i suoni simili tranne uno, e cambiandone uno cambiano significato. Ad esempio, quindi go e go, la g rimane uguale, ma il suono o si trasforma in o e noi capiamo qualcosa di completamente diverso. Abbiamo anche no, quindi il dire no si dice no, no, o all'americana no, e si pronuncia esattamente come il verbo sapere, KNOW, dove la K non si pronuncia, quindi queste due parole sono pronunciate esattamente uguali. No. Cambiando quel suono O con un suono O abbiamo appunto no, che è rosicchiare. Non si può mettere una O alla fine perché sappiamo che una parola inglese non può finire con un suono vocalico corto, quindi quello non esiste. Adesso torniamo a parlare della parola lavoro, camminare. Quindi partiamo dal suono O,
O. Esiste una parola dove abbiamo il suono W, il suono K e in mezzo il suono O ed è woke, woke, ed è il passato di wake, quindi woke. So, this morning I woke up at 8, quindi stamattina mi sono svegliato alle 8. Woke, 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 che è anche la famosissima parola adesso, appunto per parlare di linguaggio inclusivo. Non si dice walk, non si dice walk, non so come lo diciate bene in italiano, ma tutte le parole che ho sentito sono tutte sbagliate, perché io capisco tantissime altre cose tranne quello che volete dire, che appunto è woke, woke, woke. Andiamo adesso invece a parlare di O. Se invece di O mettiamo O, andiamo da woke a walk, walk, che è la O lunga chiusa. E questo in inglese appunto è un altro esempio dove nonostante i suoni siano i due, la W e la K sono uguali, però come si scrivono sono diversi, perché abbiamo W-O-K-E per woke, ma abbiamo W-A-L-K per walk, dove non c'è ad esempio una E alla fine. Però noi stiamo parlando di pronuncia, non stiamo parlando di spelling. È irrilevante come queste parole si scrivono, noi dobbiamo concentrarci sui suoni. L'unica differenza tra woke e walk è che appunto abbiamo O e O, perché ricordatevi che lo scrivere viene dopo, è stato creato dopo la parlata, quindi quando non si scriveva ancora, io se sentivo walk capivo camminare, non stavo pensando come si scriveva perché non esisteva, ok? Cosa succede? Possiamo anche cambiare i suoni di nuovo e mettere una che è come una schwa più lunga, e abbiamo work, work, che è andare a lavorare. In americano direbbero work, 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 e per walk loro direbbero walk, walk. Loro hanno una O aperta, lunga, che noi non abbiamo. Ripeto, voi potete, se preferite l'americano, fate pure, però dovete comunque fare i suoni corretti, perché sennò tra americani e inglese non ci capiamo, o neanche tra americani si capiscono, perché i suoni devono essere comunque corretti in qualsiasi accento li facciate. Esiste anche la parola wok con una O corta in mezzo, che è appunto W-O-K, che è quella padella che usano i cinesi per cucinare, wok. Quindi abbiamo woke, walk, work, wok. E molti dicono che soprattutto la differenza tra walk e work, lavorare, non la sentite, ma perché? Cioè, come si fa a capire? Come vi ho detto nel video sulla A, una differenza che magari per voi è quasi impercettibile, perché appunto in italiano non esiste la differenza tra O e E, per noi è molto importante, come appunto la differenza tra chiesa e chiusa. La E e la U sono molto diverse per voi, e per noi O e E sono molto diverse e appunto danno dei significati diversi. Andiamo a guardare una parola che probabilmente conoscete, quindi road, quindi strada. Road, che si scrive R-O-A-D, strada è il nostro dittongo preferito, quindi O-O-O, road. Però se voi dite i suoni road, noi capiamo altre parole, anche non solo uno. Abbiamo R-O-D-E, che è il passato di ride, quindi andare a cavallo. Ride, road, ridden. Quindi road di yesterday I rode e road di strada si scrivono diversi, ma si pronunciano uguali, quindi non dovete cambiare il suono. E oltretutto road è una parola che probabilmente conoscete senza sapere di conoscerla. Se andate in palestra ci sono le rowing machines, quindi le macchine che mi fanno simulare di essere in barca e remare. To row vuol dire remare, e road vuol dire il passato, quindi remato. Quindi yesterday I rode across
the Thames, quindi ieri ho remato sul Tamigi, quindi road strada, road andare a cavallo ieri, e road come si dice, insomma, andare in barca ieri, si pronunciano esattamente uguali, ma si scrivono in modo diverso. Poi, se cambiate il suono in mezzo, quindi se togliete O e ci mettete una O corta, abbiamo rod, che si scrive R-O-D, che è una tipo la canna da pesca. Fishing rod è la canna da pesca. Se mettete una O lunga, diventa road. Non è una parola molto usata, e soprattutto questa si pronuncia così in inglese. In americano direbbero roared con l'R, perché road è il passato di roar, che è il suono del leone. Quindi il leone, non so come si dice in italiano, ha fatto questo suono, quindi yesterday, so, roar, tipo la canzone di Katy Perry, è il suono del leone. E anche come verbo, quindi the lion roars, quindi il leone fa questo suono tutti i giorni, e ieri the lion roared, ha fatto questo suono, e si scrive R-O-A-R-E-D. Adesso ne facciamo altri 2 o 3 importanti per voi, perché voi dite lo spettacolo, voi dite show, penso, show, quindi S-H-O-W. In realtà questo è pronunciato male, perché si pronuncia O, show, o show in americano. Perché se voi non mi date questo dittongo, ma mi date questa O chiusa che sembra quasi lunga, io capisco 2 parole. Capisco S-U-R-E, che vuol dire sicuro, e noi diciamo show, oppure S-H-O-R-E, che è non è la spiaggia proprio, è proprio la costa, proprio il pezzettino attaccato all'acqua della spiaggia, quindi show, che si pronunciano esattamente uguali in British English. Quindi abbiamo show, abbiamo, voi usate tanto la parola, insomma, si usa in inglese, in italiano la parola flow, penso, cioè voi dite flow per dire F-L-O-W, che è il flusso, il movimento, ma noi diciamo flow, perché se voi dite flow, la cosa più simile che io capisco è una O chiusa lunga, quindi flow, e solo in British English questo vuol dire 2 cose. Vuol dire F-L-O-O-R, quindi pavimento, flow, che in americano sarebbe floor, quindi non c'è possibilità di fraintendere in americano. Oppure solo in British English capisco anche F-L-A-W, flow, che vuol dire fallo, nel senso c'è una cosa fallata, un difetto. In americano sarebbe flaw, quindi in americano queste 3 parole non si confondono, ma in inglese sì, quindi attenti anche con quello. Quindi il flusso si dice flow. Il film Saw, quello di quello che ammazza la gente, scritto S-A-W, questo, se io vi dico Saw, quindi S-E-O lunga, chiusa, vuol dire tante cose. Vuol dire il passato di see, quindi saw, seen, quindi yesterday I saw my friend, quindi ieri ho visto il mio amico, S-A-W. Saw, come quella del film. Saw vuol dire anche sega, cioè la sega per tagliare gli alberi, che immagino sia il motivo per cui viene usato nel film. Si scrivono esattamente uguali e si pronunciano esattamente uguali. So ci dà anche il suono, la parola S-O-R-E,
che vuol dire sore, a sore throat, quindi mal di gola, una gola infiammata. E un'altra parola che probabilmente non vi serve, S-O-A-R, so, che vuol dire schizzare in aria come un aquilo. So. Se invece usate il suono, il nostro dittongo preferito, abbiamo tre parole. Abbiamo so, quindi S-O, che vuol dire quindi, vuol dire così. Quindi attenti quando dite so, yesterday I met a friend. No, si dice so, perché se dite so, io capisco senga. Però quella è da tagliare gli alberi, per quelle altre ci sono altri nomi, ma non sto a parlarne qua che non voglio essere bannato. So ci dà altre due parole, ci dà S-E-W, che vuol dire cucire, so, ma ci dà anche S-O-W, che vuol dire piantare dei semi. Quindi ci sono tante parole. Adesso capisco già, immagino già cosa direte, ma tutti questi diversi modi di scrivere le parole, ma c'è una regola, tipo snow si scrive O-W, invece abbiamo poi, che ne so, road si scrive R-O-A-D. Purtroppo ci sono ogni suono vocalico inglese viene dato da tantissime combinazioni che purtroppo bisogna praticamente imparare a memoria, e qui non sto a dirvi, non stiamo a parlare di quello, però sì, il suono O-W spesso da O, non sempre, O-A spesso da O. E adesso parliamo dell'ultimo, così faccio un po' ridere. Questa è una cosa che succede molto comunemente con gli stranieri. Questa cosa è successa proprio con un italiano quando facevo ancora il cameriere. Questo ragazzo italiano era col suo ragazzo al ristorante, il suo ragazzo era inglese, e lui voleva ordinare una coca, ma ovviamente invece di ordinare Coke, che è come si dice coca, Coke, con il nostro dittongo O, ha ordinato un cock, che è scritto C-O-C-K, che vuol dire proprio uccello, proprio quello degli uomini. E è una cagata da bambini, però quando ce l'ha detto con così tanta convinzione che io ero lì che scrivevo l'ordine, ovviamente ho capito quello che voleva dire, ma mi è venuto da sorridere un po'. E quando ho guardato in alto ho visto che anche il suo ragazzo ha sorriso, perché il suo ragazzo, essendo inglese, anche lui ha capito l'errore, e cioè ha fatto ancora più ridere il fatto che appunto fossero due ragazzi gay, e insomma, quindi attenti, perché la coca si dice Coke, cock scrive C-O-C-K, ma esiste anche la parola cork con una O chiusa lunga, che si scrive C-O-R-K, che vuol dire sughero, ma anche il tappo di sughero. Vabbè, quante volte vi servirà nella vita non lo so, però insomma lo potete dire ai vostri amici. Quindi attenti soprattutto quando ordinate una Coca-Cola. Sempre per informazioni in più, cock non solo vuol dire proprio uccello di pene, ma cock originariamente vuol dire generalmente un uccello maschio, cioè un uccello con le ali maschio. Principalmente penso che in americano sarebbe il gallo, in inglese noi diremmo forse un po' di più rooster, però insomma sì, vuol dire anche quello. Ma è anche un verbo, non è un verbo che si usa tantissimo, ma è un verbo che non ha assolutamente a che fare con il sesso. Cock vuol dire ad esempio to cock your head, vuol dire ad esempio inclinare tipo la testa ad un certo angolo, oppure quando hai una pistola e fai così e sei pronto per sparare, questa azione si dice cock. Però ovviamente se lo dite così alla cavolo, di sicuro non ci viene in mente il fatto della pistola, ci viene in mente qualcos'altro. Ok, dopo questa lezione che
è durata un po' più di quanto pensassi, mi scuso come al solito, però fatemi sapere nei commenti se avete mai avuto dei problemi con questo suono, delle cose imbarazzanti, se sapevate queste differenze, e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!